Buongiorno a tutti i membri della Nippon Sakka Kyokai, sezione europea. Oggi studiamo insieme l'allestimento Keido. Questo è un kangumi. Il kangumi è messo in un vaso cinese di tipo canton. Di solito è pieno di bacche, ma adesso non ci sono. E il kakejiku mostra la luna coperta dalle nuvole. Per creare un'atmosfera sognante ho messo la luna con le nuvole. Inoltre, nel Wakidoko, cioè lo scaffale laterale, c'è Basho, che sta guardando la luna o forse il bonsai. Lo sguardo di Basho è molto pregnante e sembra che stia componendo una poesia. Così si crea un'atmosfera che rimanda alla dimensione dello Yugen. Nel Kazari è importante tener bene conto del flusso della pianta. Questa pianta, guardando dal fronte, ha sulla destra il Sashieda, cioè il ramo più importante. Questo allestimento è Hidari Katte Migi Nagare, cioè la pianta è sulla sinistra e il flusso verso destra. E in mezzo si crea un grande spazio vuoto, detto Yohaku. In questo modo si può capire bene la linea del bonsai e lo spazio vuoto. Bisogna dare importanza alla creazione dello spazio vuoto. Prima c'era una scena notturna, il prossimo sarà un'atmosfera diurna con il sole. È l'immagine della mattina con il sole e ci sono anche le onde. È il sole nascente del mattino, mentre prima era notte. Così si cambia l'atmosfera. Questo è il Kazari. Adesso mettiamo nel Wakidoko, al posto di Basho, una pietra di Kamei, dal colore bluastro, con la forma di una capanna. Così si crea l'atmosfera di un villaggio di pescatori. Il pino nero è una pianta molto vigorosa, che si abbina bene con l'immagine del sole. In un bosco di pini c'è una barchetta di un villaggio di pescatori. Stando in silenzio sembra di sentire il vento che spira sulle cime dei pini. Anche questo crea il paesaggio di un villaggio di pescatori. Si può mettere sia una barca che una capanna. Si sente il vento spirare tra i pini del bosco. Anche questo è un esempio di Hidari Katte Migi Nagare. La pianta è sulla sinistra e il flusso verso destra. Questo è un allestimento per l'estate. Quella che si vede qui è una pietra in un vaso del tipo Shirokochi Soten Suiban. È una pietra che rappresenta il mare agitato. Nel Kakejiku c'è una poesia cinese di epoca Tang, del poeta Kutsuge. In questo caso il tavolo è troppo grande. Siccome è allo stesso livello del piano del Wakidoko, sarebbe meglio usare un tavolino più basso. La pietra e il Kakejiku stanno bene insieme perché rappresentano il mare. Ma un errore di questo allestimento riguarda il Kusamono, che è troppo giovane e non ha abbastanza carattere, e il vaso è troppo profondo. Bisogna mettere un vaso basso, in modo tale che sembri che l'erba stia spuntando da terra. È meglio mettere un vaso basso che sia piatto.
I vasi profondi non vanno bene per il kusamono. Ecco, questo kusamono va meglio. Per far risaltare il bianco della pagoda è meglio mettere un gita scuro. Di fronte c'è lo Hontoko, la zona centrale del tokonoma, e a sinistra c'è il Wakidoko, lo scaffale laterale, e tra i due c'è il Tokobashira, il palo del tokonoma. Il listello orizzontale in basso si chiama Tokokamachi. Domanda: in questo allestimento, tra una pagoda a 3 livelli di tipo Akahada, che è un tipo di ceramica, e questa pagoda, quale va meglio? Kobayashi. Credo che vada bene così. Voce fuori campo. Sul salice del Kakejiku c'è una cicala, vero? Kobayashi. Sì, proprio così. È un allestimento proprio estivo, nel pieno dell'estate. C'è un ramo di salice e sembra di sentire il suono mi mi e poi si sente il rumore delle onde. E in lontananza c'è un tempio e si sente il suono delle campane con. Tutto questo si può immaginare. Vicino alla montagna c'è il mare. Io mi immagino un paesaggio con il mare e in alto sul monte un tempio da cui proviene il suono della campana. Sul Kakejiku si vede l'immagine del guscio della cicala che rappresenta la stagione della piena estate. Quindi, con l'immagine delle onde del Suiseki si sente la freschezza. Osservate questo tavolino di bambù fatto con rakanchiku, che è bambù dorato, che ha la caratteristica di avere i nodi molto pronunciati, che esprime la freschezza e la forza, soprattutto laddove si vedono i nodi del bambù. Siccome questo bambù rappresenta la forza, sostiene la pietra. Questo allestimento è molto elegante. Questo è un allestimento con il kuromatsu. La pianta è stata messa sulla destra, quindi in giapponese si dice Migi katte hidari nagare. La pianta è sulla destra e il flusso verso sinistra. Il flusso del Sashieda è molto deciso e dà personalità. Questa pianta non è ancora completata e il Sashieda è molto pronunciato. Il flusso è molto accentuato e mette bene in mostra la sua personalità. Per aiutare il Sashieda a crescere in modo importante, gli ho lasciato molti aghi. La stagione per questo allestimento sarebbe un po' troppo in anticipo, però l'ho messo per studiare questo tipo di allestimento. Il Kakejiku è un paesaggio opera di Otake Chikuha, con il sole che sorge e che si riflette sulle onde. Dà l'impressione di freschezza e forza. Nel Wakidoko è stata allestita una pietra a forma di kannon. È una pietra detta di Setagawa. Ci sono varie forme di pietre, per esempio Toyama Ishi, Iwagata Ishi, eccetera. Quindi nell'allestimento bisogna tener conto se la pietra si armonizza con il resto.
Questo Shinpaku forse avrà superato l'età di 800 anni. È un Shinpaku della zona di Sanriku, zona costiera del nord del Giappone. Quando l'ho comprato gli aghi erano grandi e in disordine, come in questa foto. Quindi ho tolto gli aghi e li ho rinnovati e ho cambiato il suo aspetto. E questa foto mostra com'è diventato. Quindi dopo 4 anni dall'acquisto è diventato così, come in questa foto dopo aver rinnovato gli aghi. Questa pianta mi piace molto perché ha le caratteristiche tipiche dello Shinpaku. Ho cercato di ridurre a poco la parte viva della pianta. Io penso che riducendo la parte viva, al contrario, la pianta acquista un aspetto di maggior vitalità. Il Kakejiku è del maestro Toda Yusui, scritto in stile gyosho, semicorsivo, ma prossimo al sosho, cioè al corsivo. E c'è scritto Kan-un, cioè nuvole sospese in cielo. Il Keido è stato iniziato dal maestro Katayama e io sono stato designato come terzo successore dall'anno prossimo. Mi è stato chiesto se ero disposto a diventare il terzo successore del maestro Katayama. Quindi ho accettato la successione e d'ora in poi cercherò di divulgare questa via del Keido. Avrò un compito difficile nel trasmettere gli insegnamenti del maestro Sudo, che era il secondo. Ma cercherò di migliorare me stesso imparando insieme a voi. Sia la via del bonsai che quella del Keido, in definitiva, si basano sullo spirito. All'inizio si prova piacere vedendo i bonsai, poi successivamente si prova piacere nel dare forma al bonsai. Quindi lo stadio successivo, a un livello più alto, è di ammirarlo e provare piacere nel proprio cuore. Alla fine questo diventerà il proprio modo di vivere, la propria filosofia e concezione. È difficile, ma se si raggiungerà questo stadio finale, quella sarà la vera essenza del bonsai. Una volta facevo dei bonsai che avevano una bella forma, ma dopo 40 anni che faccio bonsai, ora faccio bonsai che hanno una personalità. Mi domandavo, qual è il fascino del bonsai? Ho capito che è il flusso della linea della pianta e lo spazio vuoto e inoltre la severità e la personalità. Quindi ho cambiato il mio stile da quello della bellezza della forma a quello di mostrare la personalità della pianta. Ci ho messo 40 anni per arrivare a capire la profondità del bonsai. Domanda. Qual è l'essenza del bonsai? Risposta. La forza vitale che ha il bonsai. Non la forma esteriore, ma quello che il bonsai tiene nascosto dentro di sé, la forza vitale. E poi l'aspetto estetico. Queste sono le cose importanti. Alla fine si giunge alla dimensione dello Zen. Perciò è una via, il Bonsaido, che conduce al perfezionamento di sé, sperando di trasmetterlo per quanto possibile anche agli altri. Quindi voglio trasmettere quello che considero essere l'essenza del bonsai. Per trasmettere l'essenza del bonsai e l'arte del bonsai è indispensabile apprendere il Keido.